Ciao a tutti e ben ritrovati, so che se ne sente parlare molto, so che siete pieni di domande, alcuni di voi anche pieni di paure, e siccome in giro si sentono solo ed esclusivamente speculazioni belle e buone e quelle poche notizie coerenti che vengono proposte nel nostro paese rimangono silenziate, oggi sono qui per fare definitivamente chiarezza. Ho già realizzato un TikTok che ha registrato 500.000 di views dopo che tradussi integralmente l'ultimo discorso di Putin e oggi sono qui per mettere la parola fine alle speculazioni e soprattutto per cercare di riproporre coerentemente determinate informazioni. La domanda da $1 milione è questa: Putin vuole nuclearizzare il mondo? Che differenza c'è fra una bomba atomica tattica, i missili balistici intercontinentali, missili nordcoreani che sorvolano il Giappone, la Nord Corea con gli Stati Uniti che mandano intimidazioni verso Pyongyang, il ponte della Crimea che è saltato in aria, il presidente Biden che mette in guardia da un possibile Armageddon nucleare con conseguente smentita della Casa Bianca? Andiamo, cosa sta succedendo? Il presidente ucraino Zelensky il 4 ottobre, sotto indicazione del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale, ha firmato un decreto che afferma l'impossibilità di condurre negoziati con il presidente della Russia Vladimir Putin e ribadisce la necessità di rafforzare i sistemi di difesa del paese contro l'escalation dell'aggressione russa. Sebbene il 30 settembre ha dichiarato che l'Ucraina è pronta a negoziare con la Russia, Zelensky ha detto che non è pronta a farlo con Putin. Capito? Peccato però, non te lo vorrei dire, Zelensky, che Putin è il presidente russo e quindi se vuoi negoziare con la Russia, l'ultima parola è la sua. Così facendo in molti hanno gridato ad un ricatto di Zelensky che dice voglio negoziare con la Russia ma non con Putin e di conseguenza fra le righe ha detto mettete in piedi un golpe così poi saremo liberi di negoziare. Ora, è chiaro che per potenza di fuoco il coltello dalla parte del manico ce l'abbia la Russia, no? Voglio dire, vi sembra giusto firmare un decreto che neghi la diplomazia dopo l'annessione delle 4 regioni separatiste ucraine alla Russia con il referendum che non è stato accettato dall'Occidente? Putin si è detto pronto a negoziare e la risposta di Zelensky è stata la firma di un decreto che impedisce la diplomazia. Sullo sfondo geopolitico mondiale che stiamo imparando a conoscere da un anno, ciò che ha scaturito la paura è stata la voce secondo cui Putin starebbe preparando un test atomico. A lanciare l'allarme, secondo il quotidiano britannico The Times, è stata un'informativa di intelligence inviata dalla NATO agli Stati membri, un rapporto in cui si avverte di possibili prove di forza di Mosca attraverso simulazioni che prevedono l'impiego di testate nucleari, una dimostrazione di forza che potrebbe avvenire nel Mar Nero. Il rapporto mette in guardia su possibili azioni del Cremlino, fra cui quella di testare il missile sottomarino Poseidon equipaggiato con una testata atomica. Si tratta di testate dal potere distruttivo limitato, pensate per colpire obiettivi specifici in scala ridotta e su territori precisi. È ovvio che chi di dovere smentisce l'escalation nucleare, smentisce test nucleari, anche perché si tratta di questioni che interessano la sicurezza nazionale del paese e delle quali non è possibile parlare in televisione. Fatto sta che se vogliamo andare ad estrapolare le notizie direttamente alla fonte, il vice direttore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo delle armi del Ministero degli Esteri di Mosca, Konstantin Borodtsov, ha detto durante un incontro all'ONU che il sostegno militare degli Stati Uniti all'Ucraina spinge la situazione sempre più vicina al pericoloso punto di un confronto militare diretto fra Russia e NATO. Accanto al possibile test già ipotizzato del siluro Poseidon, che sarebbe in rampa di lancio dal sommergibile Belgorod di recente intercettato nel Mar Artico, il nuovo avvertimento sarebbe, cari amici, rappresentato da un treno militare della divisione nucleare russa che è stato visto muoversi in direzione dell'Ucraina, anche se le ultime geolocalizzazioni note lo davano ancora nella regione di Mosca, pensate a centinaia di chilometri dalla frontiera. Detta proprio semplice, per farvela breve e tranquillizzarvi, per ora quello che i media internazionali hanno fra le mani, l'intelligence non lo so, ma quello che hanno i media internazionali fra le mani per quanto riguarda un'escalation nucleare è aria fritta e titoli propagandistici. Anche perché ci deve essere una differenza sostanziale fra un test nucleare in una zona disabitata e un attacco atomico, no? Nel senso, forse in molti di voi non sanno neanche di che cosa stanno parlando, a volte, e siccome in molti apprendono notizie fuorvianti e con i social oggigiorno chiunque è in grado di dire la sua, riproponendo quello che hanno sentito danno agio ad un vespaio di disinformazione incredibile. Ti terrorizzano con ogni tipo di informazione possibile in merito alle bombe atomiche e non ti dicono però che l'informativa della NATO, se parlava di un test atomico nell'isola dei Serpenti, un'isola nel Mar Nero situata a 35 km dalle coste dell'Ucraina completamente disabitata. Ok? Isola che
Nel caso in cui davvero ci fosse un test in futuro, informazione ancora da verificare, verrebbe presa di mira come punto strategico proprio perché la stessa isoletta qualche anno fa fu al centro di una disputa territoriale fra Russia e Ucraina, quindi anche se in futuro ci saranno prove di forza di Mosca, bisogna saper distinguere le due cose. Inoltre la Russia confina con l'Ucraina, questo basta a limitare le speculazioni. Come potete anche lontanamente pensare che sia anche solo possibile un attacco nucleare su larga scala in Ucraina quando l'Ucraina confina con la Russia? E a proposito, l'ambasciatore russo in Italia Sergei Razov alla domanda sulla retorica nucleare ha risposto in questo modo 3 giorni fa. Io sono d'accordo col mio ministro non tanto perché è il mio ministro, ma perché questo corrisponde ai fatti. Noi non abbiamo intenzione di partecipare a questa escalation. Ricordo quanto è stato detto da parte russa in questi giorni. Il presidente Putin, intervenendo il 30 settembre scorso per quanto riguarda l'adesione delle repubbliche delle 2 regioni alla Federazione Russa, ha detto: noi difenderemo il nostro territorio con tutti i mezzi a nostra disposizione e tutte le forze a nostra disposizione. E ha ricordato che abbiamo vari tipi di armamenti. Tutto il resto sono speculazioni dei nostri partner occidentali e dai mass media. Non vi è alcuna minaccia, nessun ricatto. Io questo non lo vedo. Sulla base di tutto questo scenario poco chiaro sono andato a rompere le scatole a Matteo Gracis, autore, giornalista, fondatore del giornale online L'Indipendente, che mi sono reso conto è molto seguito dalla maggior parte dei miei iscritti. Trovate tutti i link in descrizione. Grazie Matteo per aver preso al balzo il mio invito. Mi è stato chiesto un commento, un parere riguardo il conflitto in Ucraina e nello specifico la possibilità di un'escalation che porti all'utilizzo di armi nucleari. Io credo che non ci sia ora come ora questa possibilità e credo invece che ci sia un'escalation di confusione alimentata soprattutto dai mass media e questo è assolutamente un problema e bisogna fare un po' di chiarezza. Ora, i giorni scorsi il presidente americano Biden ha dichiarato: Putin non scherza quando parla di possibile utilizzo di armi nucleari, ma Putin non ha mai parlato di armi nucleari, per fortuna, negli ultimi mesi riguardo il conflitto in Ucraina. Tant'è che poche ore dopo la stessa intelligence americana è corsa a smentire quello che il presidente americano aveva detto, dicendo: non abbiamo segnali, non abbiamo nessun indizio che ci porti a pensare che la Russia voglia utilizzare armi nucleari. C'è da dire inoltre e da ricordare che esiste una linea diretta, il famoso telefono rosso tra America e Russia, che fu adottato durante la crisi dei missili di Cuba nel 1962 proprio per evitare escalation che avrebbero portato a una distruzione planetaria con l'utilizzo di armi nucleari. Ecco, quel telefono rosso, quella linea diretta c'è ancora e anzi è stata potenziata negli ultimi anni, non è più solo un collegamento radio ma è un collegamento attraverso fibra ottica, web eccetera, e questo telefono rosso per il momento non si è messo a squillare né da una né dall'altra parte, questo è un ottimo segnale. Contemporaneamente che cosa succede? Succede che è vero, la Russia attraverso il suo Ministero degli Esteri e altre figure istituzionali ha annunciato e ha detto e ha soprattutto ricordato che secondo la legge russa loro sono pronti a utilizzare armi nucleari in caso di difesa, in caso di attacchi nei territori del territorio russo. E c'è da dire che con l'annessione recente dopo i referendum di alcuni territori del Donbass è chiaro che viene da pensare: ok, adesso le cose si mettono male, perché se qualcuno attacca quei territori questi rispondono con armi nucleari. Tutti però gli esperti del settore e coloro che ne sanno qualcosa in maniera approfondita della politica internazionale della Russia sanno che la soglia dell'utilizzo di armi nucleari per la Russia è molto alta perché sarebbe controproducente anche per loro. Non ne hanno nemmeno bisogno e sanno che nel momento in cui dovessero utilizzare armi nucleari ci sarebbe probabilmente una risposta a livello internazionale che giocherebbe a sfavore prima di tutto della Russia. Quindi ecco, giusto per mettere un po' di cose in chiaro. Certo, come dicevo, i media alimentano tantissima confusione. Nei giorni scorsi Zelensky, il presidente dell'Ucraina, durante un'intervista ha parlato di attacchi preventivi, ha invitato la NATO
e i paesi occidentali a fare attacchi preventivi nei confronti della Russia come deterrente, no? E sui giornali è uscito il fatto che lui parlasse addirittura di attacchi con armi nucleari. Poi in realtà sono subito tornati sui loro passi cercando di smentire la cosa, di correggere. Pare ci sia stata una traduzione sbagliata o qualcosa del genere. Il punto qual è? Il punto è che la stampa occidentale gioca molto su queste cose. Gioca molto su queste cose perché lavora sul sensazionalismo, sui titoli clickbait, sulle emergenze continue, sulla paura costante, e quindi ci va a nozze. Il problema qual è? Il problema è un altro, indipendentemente dall'escalation nucleare o meno. Il problema è questo, il problema è che c'è una guerra che gli Stati Uniti d'America stanno combattendo per procura, a distanza, con un oceano di mezzo, e la lasciano combattere alla NATO e ai paesi della NATO, tra cui l'Italia, che ne fa le spese. Questo è il problema principale. Il problema principale è che l'Italia in tutto questo è una colonia, quindi non ha potere decisionale, non decidiamo noi se mandare le armi o i fondi, i soldi in Ucraina, e questo è un problema. Il problema è che l'Italia è piena di basi americane, e quindi se dovesse succedere qualcosa, o nel momento in cui Putin e la Russia perdessero la pazienza, perché lo ricordo, negli ultimi mesi stanno pestando i piedi alla Russia in tutti i modi, e ve lo dico senza voler prendere parte alla cosa, io sono totalmente imparziale a questo conflitto. L'Ucraina per me è la vittima sacrificale, però vedete, c'è stato un attentato a Mosca, no? Con l'uccisione della figlia del filosofo Dugin, che è una persona estremamente vicina a Putin, da parte dei servizi segreti ucraini. C'è stato un altro attentato al gasdotto ad opera pare degli Stati Uniti d'America, non si sa, però viene strano pensare che se lo siano autosabotato i russi. Di recente c'è stato l'attacco al ponte della Crimea, che è stato rivendicato dall'Ucraina. Ecco, in tutto questo oggi ci sono dei bombardamenti a Kiev, perché è un po' il gioco, non so, del ragazzino che pesta il piede a quello più grosso gli tira uno schiaffone e poi improvvisamente ci si stupisce, no? E quello più grosso ha risposto. Ora, questi sono i problemi, non tanto la questione dell'escalation nucleare. È su queste cose qua che bisognerebbe un attimo fermarsi a riflettere e capire dove si vuole andare, perché poi in tutto questo ci sono delle bollette che aumentano giorno dopo giorno, c'è una situazione drammatica alle porte, perché nei prossimi mesi milioni di cittadini italiani si troveranno con l'acqua alla gola, si parla dell'ipotetica chiusura di 200-300 mila piccole e medie imprese entro fine anno, e in tutto questo continuiamo con i pacchetti di sanzioni che ci si rivoltano contro e non hanno nessun senso. Di queste cose bisognerebbe ragionare, altrimenti rischiamo di andare gambe all'aria, indipendentemente, ripeto, da una possibile guerra nucleare, che per il momento, secondo me, secondo i dati, i fatti, le analisi, è abbastanza lontana, per fortuna. Naturalmente questo è solo il mio punto di vista, non pretendo di convincere nessuno, non ho la verità in tasca, non ho risposte, però insomma ripeto, quello che penso riguardo il conflitto ucraino in questo momento. È bene ricordare una cosa comunque in tutto questo: l'Ucraina non ha alcuna possibilità di vincere la guerra contro la Russia, non c'è nemmeno nessuna guerra della Russia contro l'Ucraina, c'è un'azione speciale che la Russia ha messo in atto dal febbraio del 2022, mentre la guerra in Donbass c'è dall'aprile del 2014, lo ricordo, cosa che nessun mass media dice chiaramente. E questa azione speciale prevede che la Russia si riprenda i territori della Crimea e del Donbass, è quello che sta succedendo e che succederà. E tutti coloro che alimentano false speranze nei confronti dell'Ucraina non fanno che continuare ad alimentare questo conflitto e non fanno che contribuire a far aumentare il numero dei morti proprio tra gli ucraini. Quindi ecco, questo bisogna dirlo, bisogna continuare a sperare che Putin e la Russia non alzino il tiro e non cadano nelle provocazioni della NATO e di Zelensky. E questo lo ribadisco e lo sottolineo, lo dico con estrema imparzialità, senza voler tifare o prendere parte da una parte o dall'altra, insomma, senza voler schierarmi.
Ascoltatemi bene, altrimenti poi c'è il rischio che alcuni mi mettano parole in bocca che non ho detto. Se attualmente è in atto qualche mossa relativa al nucleare, che sia da parte della NATO o da parte della Russia, semplicemente nessuno lo sa perché sono iniziative strategiche coperte dalla segretezza militare. Il resto sono speculazioni. Questo significa che ci fidiamo di quello che dice la Russia? Ovviamente no. Vorrei richiamare l'attenzione dei gentili spettatori ai giorni precedenti all'invasione, quando già avevo cominciato a fare video sull'argomento. Sulle testate giornalistiche russe si accusava l'Occidente di fare disinformazione, accusando la Russia di invadere. Lavrov negava categoricamente, lo stesso Putin negava che le esercitazioni al confine con l'Ucraina fossero volte a invadere il paese, e fu così che di fronte a mesi di negazioni russe ci fu l'invasione dell'Ucraina. Ecco, questo ci mette molto in guardia in merito alle affermazioni russe. A quanto pare il Pentagono degli Stati Uniti aveva messo in guardia il mondo, e aveva ragione, perché sin da gennaio dell'anno scorso avvisava il mondo dicendo che la Russia avrebbe invaso l'Ucraina a breve. Questo deve seriamente farvi rendere conto di quanto le negazioni russe siano da prendere con le pinze, nella stessa maniera e sullo stesso piano dei titoli clickbait occidentali. In sintesi, c'è un allarme atomico imminente come ti danno a vedere determinate testate giornalistiche? No, e se c'è non lo sappiamo. Anche se stesse preparando un test nucleare nella zona come prova di forza, non significa che ci sia un'escalation atomica. Se ci dovesse essere un'escalation nucleare ogni volta in cui qualcuno testa missili atomici con la Corea del Nord negli ultimi anni, il mondo sarebbe già finito numerose volte, non credi? Assolutamente no. Attualmente, oggi 10 ottobre 2022, data in cui sto registrando questo video, non c'è nessun allarme atomico, e questo viene stabilito da quella che viene chiamata dottrina nucleare russa, ossia la legge aggiornata periodicamente che definisce a livello legale, politico e giuridico i casi e le situazioni che la Russia potrebbe affrontare con l'uso di armi atomiche. E anche i servizi di ricerca del Congresso statunitense ne conoscono i dettami. In questo documento del 21 aprile 2021 infatti si ribadisce il testo originale della dottrina, in cui si afferma esplicitamente che la Russia userà armi atomiche in difesa della propria integrità territoriale. Cosa significa? Significa che se domani l'Ucraina attacca Mosca, Mosca risponde con armi atomiche. La paura attualmente è anche dovuta ad un'incomprensione devastante, se vogliamo. Ora le zone separatiste per Mosca sono parte della Russia e per l'Occidente sono ancora Ucraina. Cosa accadrebbe se l'Ucraina, che grazie agli aiuti esteri si è anche montata la testa, decidesse di aprire un conflitto nelle zone annesse? Come ben saprete è stato fatto saltare il ponte che collega la Russia alla Crimea, altra zona annessa alla Russia, che prima faceva parte dell'Ucraina, e sulla base di questo vorrei mettervi a conoscenza di un fatto davvero spiacevole. Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio Nazionale di Sicurezza dell'Ucraina, dopo che il ponte in Crimea è saltato in aria, sul suo Twitter, che cosa ha fatto il genio? Ha pubblicato il video del ponte in fiamme parallelo al video di Marilyn Monroe che canta Buon compleanno. Infatti gli ucraini hanno fatto saltare il ponte della Crimea nel giorno del compleanno di Putin. È questa la politica che sta supportando l'Occidente? Rispondere ad atti terroristici russi con altri atti terroristici? Complimenti, complimenti, bravissimi. È questo il governo che sta supportando a suon di miliardi l'Occidente? Un governo che invece di creare ponti li distrugge? Un governo che invece di creare diplomazia firma un decreto che la bandisce? Complimenti, una vergogna simile non si era mai vista. In che caso la Russia potrebbe seriamente utilizzare armi atomiche? La Russia potrebbe utilizzare armi nucleari nel caso in cui l'Ucraina, supportata dall'Occidente coalizzato nell'ambito di soldi, rifornimenti e armi, decidesse di attaccare la Crimea e riprendersela. Ecco, in quel caso potete assolutamente cominciare ad avere paura. Oggi non è quello il caso, nemmeno dopo l'attacco al ponte. Infatti il New York Times riporta che una giornalista ha avvicinato il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, e ha chiesto se l'attacco al ponte rientrasse nella politica di risposta nucleare in caso di attacco al paese, e il portavoce ha risposto di no. Attualmente l'intero comparto governativo russo dice apertamente che non vuole partecipare alla retorica nucleare dell'Occidente e che sono solo speculazioni.
Studiando la dottrina nucleare russa che ti spiega i casi in cui il paese è pronto ad utilizzare armi atomiche, capiamo che non esiste nessuna escalation nucleare per ora e quindi invito tutti quanti a informarsi meglio e a mantenere la calma, perché al pari della propaganda russa anche l'Occidente fa la sua parte, perché conviene mantenere un clima di terrore, perché se c'è la guerra possono giustificare eventuali poteri speciali, perché il popolo terrorizzato è più malleabile e potrei continuare. L'informazione vi rende liberi e non è un luogo comune, chiaro? L'unico discorso sano da fare in merito ad un'eventuale escalation nucleare è il seguente. Un qualsiasi attacco ai nuovi territori annessi potrebbe essere considerato da Mosca come una minaccia all'integrità territoriale e quindi giustificare l'utilizzo di armi come precisato nei dettami della dottrina atomica russa? E un'altra domanda vorrei farvela. Davvero date per scontato che se, nella più fantasiosa ed estrema delle ipotesi, ci fosse un attacco atomico russo nei confronti dell'Ucraina, gli Stati Uniti risponderebbero con testate atomiche verso la Russia? Siete davvero convinti che l'America accetterebbe l'annientamento totale del proprio paese per salvare l'Ucraina? Io non ne sarei così sicuro sinceramente, e se parlo di annientamento totale è perché do per scontato che sappiate come funzionano determinati sistemi. Esistono tecnologie talmente avanti che sono in grado di rilevare anche quando i silo missilistici delle varie nazioni sono in fase di preriscaldamento. Se per esempio gli Stati Uniti rilevano missili russi verso New York, faccio un esempio, ne partono automaticamente il doppio verso Mosca e così via. Ecco cosa significa annientamento totale. Esistono sistemi di allerta a terra che sono montati sui satelliti spia del National Reconnaissance Office che lo sanno 3 giorni prima se viene lanciata una bomba. La Russia ha sistemi di intelligenza artificiale, signori, che sono in grado di comprendere determinate situazioni e rispondere al fuoco con armi atomiche anche se in Russia non è rimasto più nessun essere umano a premere il bottone. È il caso di Perimeter, ci ho fatto un video, guardatelo, è di fondamentale importanza. Cioè, quando si parla di bombe atomiche si parla di deterrenza, il solo parlarne di un politico è deterrenza, specie se si parla di Russia o Stati Uniti che entrambi hanno abbastanza bombe atomiche per distruggere il mondo 200 volte. Ecco, un conto sono le testate tattiche e i test, un conto sono missili balistici intercontinentali. Comunque, guarda, veramente, lasciatemi dire una cosa, è una vergogna che ancora oggi nel 2022 si senta parlare di minaccia nucleare. È una vergogna che l'unica valuta sia la violenza, come ho scritto sul mio Instagram, la diplomazia sta morendo nell'ombra. Per oggi, cari signori, è davvero tutto, spero di non dover tornare più qui a parlarne, ecco. Spero che il video ti sia piaciuto, ringrazio veramente di cuore Matteo Gracis che l'ho disturbato mentre era in aeroporto e spero che questo video sia servito a fare un po' di chiarezza. Se sei arrivato fino a questo punto del video mi raccomando aiuta il mio lavoro di divulgazione indipendente con un like, se sei nuovo e ti interessano i temi che affronto iscriviti al canale. Io vi ringrazio per essere stati con me e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!